Questa parte di casa è stata tutta fatta senza l'uso di cemento, ma con calce, sabbia, legno che abbiamo portato a mano. È tutto biodegradabile. Qui c'è una ramificazione di tubature che portano poi l'acqua, quindi alla casa, alle vasche per gli orti. Abbiamo scelto di vivere veramente con le risorse del luogo. Noi facciamo sciroppi di menta. Questo è un compost toilet. La prima volta che abbiamo visto la casa ci siamo emozionate, abbiamo detto ma ci aspettava e sembrava proprio che ci dicesse oh, siete arrivate. Nascosta nel bosco attorno a Genova c'è questa casa, costruita con materiali naturali, con un riciclo delle acque, pannelli fotovoltaici e tante altre accortezze che la rendono una casa veramente ecologica. In questa casa ci vivono Francesca e Giorgia, che hanno dato vita ad un progetto di socialità e sostenibilità. Ciao, siamo a Genova, nell'entroterra di Genova, nei pressi della Val Brigna, in una frazione che si chiama Ravin. La Tabacca è un'azienda agricola, ecologica e sociale che ha un focus e un'attenzione particolare sia alla cura delle persone e alla progettazione ecologica. Io e Francesca avevamo un sogno che era quello di vivere intanto in un contesto naturale facendo anche dei progetti sociali, quindi creare attraverso la nostra esperienza, il proprio percorso, nel frattempo anche un cambiamento culturale. E questa è la casa, la Tabacca, che ha previsto questo recupero in bioedilizia. Le pareti erano in pietra, ma c'è una coibentazione con le balle di paglia, che in tutto sono 480 balle di paglia tra tetto e pareti. Con la coibentazione con le balle di paglia io ho visto che misurando la temperatura soprattutto in estate ci sono sempre dai 6-8 gradi in meno. È una casa a basso impatto ambientale, quindi non utilizzando cemento o nessun altro tipo di materiale troppo impattante, è tutto biodegradabile. Il fatto di avere pannelli solari e termosolare anche in questo caso vuol dire anche un risparmio economico notevole sull'energia, soprattutto adesso, e soprattutto sul fatto che noi andiamo a legna, quindi in inverno ci scaldiamo con la stufa a legna, che scaldano anche l'acqua calda. Molti serramenti che abbiamo fatto sono stati fatti col nostro legno, quindi è tutto un po' da mettere sulla bilancia. Questo luogo va bene per le competenze che noi abbiamo, altrimenti saremo sempre dipendenti dall'esterno, da qualcheduno. Le sfide sono state soprattutto la mancanza anche di risorse economiche, la difficoltà nel recuperare dei fondi, le risorse naturali che da una parte possono essere abbondanti, ma da una parte possono anche essere un problema. L'avanzare del bosco, essendo che noi siamo all'interno di un bosco, vuol dire imparare a gestirlo. La mancanza dell'acqua, di una strada, di avere delle terrazze, ossia queste fasce di terreno molto strette e piccole per fare agricoltura, il fatto di essere due donne. Per la comunità, per il territorio è ancora molto difficile accettare che due donne vivano in un luogo come questo e soprattutto vogliano fare anche agricoltura. Quindi la questione di genere un po' emerge. Una parte del sogno era quello di avere una ecobiblioteca con una parte ecologica e una parte sociale e tutta una parte dedicata ai bambini, ai laboratori, materiali di diverso tipo, ed è fatta proprio anche per un'autogestione. Qui momentaneamente ci sono alcuni dei nostri prodotti noi facciamo sciroppi di menta, sempre sostenuti attraverso progetti sociali. Quindi abbiamo questo prodotto che si chiama Owa, che è Owa vuol dire genovese ora, di rose, dedicata invece a Rosanna, che è la mamma di Francesca, e poi abbiamo una marmellata di peperoni dedicata invece a mia mamma. Quindi abbiamo fatto tutta una linea molto femminile perché le ricette erano loro. Abbiamo scelto di vivere veramente con le risorse del luogo. Lo si vede proprio nella funzionalità degli spazi, la valorizzazione della sentieristica che prima non c'era, quindi tutta la possibilità di aggregare persone dalla città verso la campagna, in un posto così difficile anche ad arrivarci. La comunità poi intorno, che se da prima era un po' più ostile, piano piano abbiamo costruito delle relazioni stabili, molto autentiche, molto vere, quindi questa è stata la parte più importante. Allora, questa è una cucina che sembra quasi professionale,
ma non lo è ancora, e la visione sarebbe quella, non adesso, di far diventare poi tutto questo un piccolo agriturismo. Prima di diventare cucina era la nostra casa, e qui abbiamo incominciato a sperimentare cosa voleva dire in un contesto così naturale, in una situazione molto più wild di adesso. Vivere in un contesto naturale anche isolato ti può creare anche una sorta di un po' di ansia, no? Quindi devi imparare a stare con te stesso, ma starci bene. Hai bisogno di più progettazione, che vuol dire quindi, essendo più isolata, pianificare per esempio le tue discese per andare a comprare, per delle visite. I benefici sono che nel momento in cui c'è stato il lockdown o abbiamo dei problemi, noi possiamo vivere in un contesto naturale, puoi fare pausa dal lavoro e andare a fare un sentiero di 15-20 minuti, puoi guardare i colori del cielo, vedere gli uccelli migratori che cambiano, gli insetti quando fanno il nido. Allora vieni, ti faccio vedere la fito. Allora, questa è la piccola fitoperazione, è collegata dalla tabacchina, quindi alla casa, e quindi gli scarichi della cucina passano da questa prima vasca, che è una vasca di decantazione, quindi tutte le parti grasse, oleose, vanno in superficie, e essendo sostanza organica, materiale organico, la puoi pulire ogni tot di mesi, insomma, e la metti in compost. Da qui c'è un tubo e ci sono 3 vasche, che sono 2 vasche da bagno da recupero e un vascone, anche quello recuperato. E le piante sono diverse. Abbiamo il papiro, la menta piperita, la calla. Da lì c'è un tubo che per discesa va a dar da bere a diverse piante che abbiamo e alberi da frutto. Nelle attività estive l'acqua delle docce che le persone si fanno la utilizziamo direttamente dove ci serve, quindi le persone diventano un po' a uso del progetto, quindi ti fai la doccia, però la tua acqua mi serve e quindi la riutilizzo. Per l'esperienza che abbiamo vissuto noi, il consiglio che darei è quella di prendersi sempre dei momenti di transizione molto lenti. Bisogna imparare a stare a contatto con la natura e non ne siamo capaci, perché la natura ha anche un sacco di variabili che ti mettono molto in discussione. Per la nostra esperienza noi abbiamo iniziato a fare un micro progetto nel grande progetto. Prima abbiamo sperimentato la micro casa, un pannello solare, il toilet esterno, un piccolo orto. Ci ha permesso di poter imparare, sbagliare, adattarci prima di pensare veramente a quello che vogliamo realizzare. Questo è un compost toilet, bagnasecco, è un Clivus, e è questo bidone che è collegato poi al gabinetto ovviamente sopra. Ogni volta si butta giù una manciata di segatura. Questo è solo ad uso personale, diciamo ad uso familiare. Dopo circa 6-8 mesi avviene il prelevamento e c'è un tubo di areazione ovviamente che è fondamentale, con una ventola per far uscire, diciamo, gli odori e portare più ossigeno possibile. Lo svuotamento vuol dire che si prende il materiale che dopo 6-8 mesi è già in parte compostato, quindi si abbassa sia di volume e anche il liquido. Dopo altri 6 mesi la sostanza organica ancora si è asciugata, i microorganismi ne hanno fatto festa ai ghiotti, quindi quello che rimane è ancora minimo ed è veramente terra praticamente, che rimettiamo nel bosco. La strategia è stata questa: i primi anni noi abbiamo veramente dedicato tutti i giorni extra lavoro. Che questo vuol dire non il sabato e domenica, vuol dire il sabato e domenica, le vacanze estive, le feste di Natale, finisci alle 5 a lavorare, vieni e fai il lavoro, perché questo era comunque un abbandono di più di 100 anni, quindi ti puoi immaginare cos'era. Quindi che vuol dire la pulizia degli esterni, trasporto dei materiali, perché qui quello che aumenta tanto il prezzo nel recupero delle case è la logistica, essendo che non ci sono più, noi non avevamo la strada, quindi se avessimo chiesto a un'impresa di portarci i materiali, questa casa sarebbe da Portofino. Tutti i nostri risparmi e i nostri parte dei nostri stipendi sono in questo sogno. Questa è la compostiera alimentare. Del cibo. Ah, ok. Sì, questa è tutta, l'abbiamo fatta anche questa durante un campo estivo.
Quindi il cibo che non... Sono tutti residui dell'organico, frutta, verdura, E che lo vanno a lasciate qui? confluire in questa grande compostiera. Qui invece c'è tutta la parte vegetale, gli sfalci, quindi tutto il materiale più ricco di carbonio, e lì ci sono le attrezzature. Quindi questo compost ci serve poi quando dobbiamo riniziare le nuove culture. Allora, questo è un altro degli orti, e visto che abbiamo tutti orti un po' dislocati, le culture si scelgono sulla base dell'esposizione del terreno, della tipologia del terreno, e anche sulla base del recinto. Nel recinto ci sono tutte quelle piante che sarebbero appetitose per caprioli o cinghiali, mentre fuori dal recinto ce ne sono alcune che non piacciono ai caprioli, anche se quest'estate abbiamo visto che hanno cominciato a gradire, ecco. Fagiolini e patate, basilico non mancano. Avevamo delle competenze ben precise su alcune cose che le abbiamo messe a disposizione, le abbiamo trasformate in percorsi, progetti sociali, su questo siamo state brave a progettarlo in questo modo. Questo vuol dire avere anche delle entrate, che sicuramente non sono tantissime, ma ti aiutano, diciamo, a in qualche modo a portare avanti il progetto. Quello che però vorrei, questo è un desiderio che vorrei realizzare, è che investirlo per farlo diventare un'opportunità di lavoro anche per altri, o l'investimento su altre persone che possono lavorare qui e continuare, diciamo, chissà, anche oltre di noi, diciamo, questo progetto. Questa è tutta la menta nuova, è menta piperita, adesso questa è ancora giovane. Quanto è grande la tagliamo e la portiamo in un laboratorio di trasformazione di un'azienda agricola vicina a noi con cui siamo in rete, che ha un laboratorio di trasformazione, e la trasforma in sciroppo. Allora andiamo dal roseto. Cos'è il roseto? Allora, il roseto sono piante di rosa, una rosa muscosa, che è una varietà appunto antica che viene dalla bisnonna di Franci, e con cui facciamo lo sciroppo di rosa, che è un prodotto che in Liguria, diciamo, si usa molto, un po' per i dolci, un po' per fare sciroppi o ghiaccioli. Noi abbiamo utilizzato da sempre la permacultura, che ci ha permesso anche di fare un'analisi e di individuare le soluzioni giuste. Utilizzando i principi della permacultura ci ha dato una griglia di riferimento per progettare e soprattutto anche imparare, quindi dalla teoria alla pratica. Qua si entra nel frutteto. È un frutteto giovane che ha neanche 2 anni, infatti vedi che gli alberi sono tutti molto piccoli. È un frutteto misto, pesche, pere, albicocche, amarene, noci, con alcuni castagni che ovviamente erano qua, e ha tutta una serie di sistemi per mantenere l'umidità, l'acqua, per attirare insetti impollinatori. Andremo anche a coltivarci per utilizzare al massimo tutti gli spazi. Per questo è definito frutteto agroforestale. Cosa significa agroforestale? Vuol dire che tu inserisci dei sistemi di produzione di agricoltura che una parte ti servono per te, per mangiare, ma una parte tu le lasci anche in natura e al sistema stesso. In questo modo crei un'abbondanza, altrimenti se pensi solamente di prendere, la natura non ce la fa, ma ovviamente non ce la farebbe nessuno. Oltre al fatto che questo spazio è uno spazio molto, per noi, molto aperto, confronto ad altre terrazze che utilizziamo per la socialità. Quindi qua per esempio facciamo feste, facciamo attività di gruppo. Questo spazio lo viviamo molto come se fosse una piazza e ha una bellissima anche vista, perché da qua si vede tutta Genova, da questo scorcio. Le piante sono più forti in un sistema biodiverso, perché quello che può essere, se tu metti una monocultura di piante, nel momento in cui c'è un attacco parassitario ti muore tutto, invece così hai un continuo, una difesa maggiore delle piante. Oltre a essere poi bellissimo, perché è proprio un progetto integrato. Se tu vedi in natura un modello naturale di un bosco, c'è un'integrazione di piante che vivono, che muoiono, c'è una successione ecologica. Ecco, quindi qui, partendo da zero, si è cercato di ricreare piano piano col tempo un modello naturale.
Quando ricevi un dono di questo tipo hai questa sensazione che in qualche modo non te ne puoi godere solamente tu, lo devi mettere a disposizione, no? Ed è quello che infatti abbiamo sempre fatto. Per me questo è un luogo di attivismo, cioè un luogo in cui è bello ed è importante avere degli spazi in natura dove stare a contatto con la natura, sperimentarsi, riflettere su alcune questioni. Ecco, questo è l'aspetto e la finalità che è sempre stato il progetto.